Stai cercando un fiocco ad uncinetto meraviglioso? Beh, forse questo fa il caso tuo. Facile, veloce da realizzare, personalizzabile e utilizzabile in tanti modi diversi. Ciao, sono Francesca e questo è Uncinettando Crochet in Love ed oggi facciamo insieme questi fiocchi che io ho pensato come fiocchi per capelli con l'elastico, ma in realtà possiamo utilizzare questi fiocchi in tanti modi diversi. Alla fine del tutorial vi do un paio di idee, ma non vedo l'ora di sapere come utilizzereste voi questi fiocchi e quindi scrivetemelo in un bel messaggio qui sotto al video e scrivetemi anche se questa idea vi piace e la rifarete per voi o per qualcuno a cui volete bene. Questi due fiocchi li ho fatti con il filo di Scozia 5. L'etichetta qui non riporta niente, ma è un 5 e questo è un filato perfetto per fare questi fiocchi, li mantiene rigidi e quindi ben in forma. E per farli ho usato un uncinetto da 3 mm. Mentre per questi due fiocchi ho usato dei filati che avevo a casa e che ero curiosa di provare. Sono dei filati che vi ho mostrato nell'ultimo video di recensione di filati. Questo è il Tandem Stampe di Mondial e questo è il Crash di Silke, uno più bello dell'altro. Questi sono filati da maglieria e il risultato è una lavorazione più morbida ma comunque molto bella, e questi li ho realizzati con un uncinetto da 3,5 mm. Per ognuno di questi fiocchi ho usato meno di 50 grammi di filato. Se dovesse interessarvi qualcuno di questi filati, li trovate tutti nello shop online di Un Filo di Passione. Vi lascio il link nella descrizione del video. Ma come dicevamo, questi fiocchi li potete fare con qualsiasi filato vi piaccia di più. Se il filato è più sottile, il fiocco risulterà più piccolo con gli stessi punti. Se il filato è più grosso, ovviamente il fiocco sarà più grande. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un nodino iniziale e facciamo una riga di catenelle che sia lunga circa 10 cm. Per raggiungere una lunghezza di 10 cm io ho lavorato 23 catenelle. Voi potete lavorare un numero qualsiasi di catenelle, l'importante è che sia dispari. Ora lavoriamo altre 3 catenelle. 1, 2, 3 e iniziamo a lavorare dalla sesta catenella dall'uncinetto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e potete lavorare nelle catenelle come preferite. Io lavoro nel filo che c'è dietro e qui lavoriamo un punto alto e ripetiamo una catenella, salto un punto alto fino alla fine della riga. Una catenella, salto un punto alto. E alla fine lavoriamo un punto alto nell'ultima catenella. E lavoriamo un aumento lavorando una catenella e un punto alto nello stesso punto. Da qui in poi tutte le righe sono uguali. Lavoriamo un punto alto sopra ogni punto alto e una catenella sopra ogni catenella della riga precedente e lavoriamo un aumento all'inizio e uno alla fine della riga. Quindi 2 ripetizioni nel primo punto alto e nell'ultimo della riga. Giriamo il lavoro, sostituiamo il primo punto alto con 3 catenelle, 1, 2, 3 e poi lavoriamo una catenella. E iniziando a lavorare dal primo punto alto, lavoriamo la ripetizione. Un punto alto, una catenella, salto un punto
che è la catenella, e ripeto: un punto alto, una catenella, salto un punto. In questo modo abbiamo fatto un aumento all'inizio della riga, lavorando 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto e una catenella per l'archetto. Quindi il primo punto della riga è la terza catenella che abbiamo lavorato. Ripetiamo la ripetizione fino alla fine della riga e poi alla fine lavoriamo un aumento. E alla fine della riga l'ultimo punto alto è rappresentato dalle catenelle che abbiamo aggiunto quando abbiamo iniziato la prima riga. Quindi qui saltiamo una catenella e nella successiva lavoriamo un punto alto e poi aggiungiamo una ripetizione lavorando una catenella e un punto alto. E ripetiamo così per tutte le righe sono uguali, lavoriamo una ripetizione sopra ogni ripetizione della riga precedente e un aumento all'inizio e alla fine della riga. Alla fine della riga lavorando 2 ripetizioni nell'ultimo punto alto e all'inizio della riga lavorando 3 catenelle per il primo punto alto, una catenella per l'archetto e un'altra ripetizione nel primo punto. E andiamo avanti così, lavorando righe come queste, aumentando all'inizio e alla fine della riga, finché la riga avrà una lunghezza di circa 32-35 cm, a seconda di quanto grande volete il vostro fiocco. Sono andata avanti e ho lavorato in totale 14 righe per ottenere una lunghezza della riga, dell'ultima riga, di circa 32 cm. E per il mio fiocco va bene così. Quindi quando arriviamo alla lunghezza desiderata facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Per l'altra parte del fiocco facciamo un nodino iniziale, teniamo una codina un po' lunga all'inizio e lavoriamo un numero di catenelle dispari che ci porti ad avere una riga di catenelle lunga circa 35-40 cm, a seconda di quanto grande volete che sia il vostro fiocco. Nel mio caso ho lavorato 81 catenelle che mi danno una lunghezza di circa 40 cm. A questo punto, come per l'altro pezzo, lavoriamo 3 catenelle aggiuntive e iniziando dalla sesta catenella dall'uncinetto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lavoriamo la ripetizione che abbiamo lavorato fino a qui, cioè un punto alto, una catenella, salto un punto e ripetiamo fino alla fine delle catenelle. In questo caso non dobbiamo lavorare aumenti, manteniamo le ripetizioni che abbiamo e quindi lavoriamo solo una ripetizione nella prima e nell'ultima della riga e chiudiamo il lavoro in cerchio, quindi controllando che il lavoro non sia arrotolato avviciniamo la prima e l'ultima ripetizione, lavoriamo una catenella per separare i punti alti e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto, che è quello che abbiamo sostituito con le catenelle. Qui lasciamo una catenella e lavoriamo un punto bassissimo e il giro qui sotto lo chiudiamo dopo col filo che abbiamo tenuto lungo e giriamo il lavoro ogni volta che chiudiamo una riga e iniziamo il prossimo giro. Sostituiamo il primo punto alto con 3 catenelle e facciamo una catenella per l'archetto e iniziando dal successivo punto alto lavoriamo un punto alto in ogni punto alto e separiamo sempre con una catenella. E lavoriamo così tutto il giro. Un punto alto,
una catenella e chiudiamo il giro nel primo punto alto, che è quello che abbiamo sostituito, con le catenelle e lavoriamo un punto bassissimo e giriamo il lavoro. Alla fine di ogni giro giriamo il lavoro e iniziamo sempre nello stesso modo: 3 catenelle per sostituire il primo punto alto, una catenella per l'archetto, un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella per tutto il giro. E andiamo avanti a lavorare giri come questi, girando il lavoro ogni volta che chiudiamo un giro, fino ad ottenere l'altezza che desideriamo per il fiocco. Io per esempio ho lavorato 12 giri in totale per ottenere un'altezza di circa 11 cm e per questo fiocco mi va bene così. Quindi una volta che avremo chiuso l'ultimo giro con il punto bassissimo, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo e lo tagliamo lungo. Infiliamo il filo iniziale in un ago senza punta e colleghiamo il giro delle catenelle iniziali entrando nel primo punto alto. Quindi rispetto a questo punto alto saltiamo una catenella e entriamo nella successiva. Qui non serve essere super precisi perché tanto adesso qui arricciamo il fiocco. Facciamo un nodino controlliamo che l'inizio del giro sia a metà, quindi dividiamo in due il lavoro e con l'ago entriamo in questo modo prendendo anche la parte sotto. Andando tra una riga e l'altra per arricciare il lavoro. Tiriamo il filo per arricciare il fiocco e qui sotto annodiamo. E nascondiamo il filo all'interno del lavoro. Nascondiamo anche le codine di filo del primo pezzo che abbiamo lavorato. Ed ora non ci resta che montare il fiocco. Arricciamo anche la parte sotto trovando la metà del lavoro e arricciandola con le mani, oppure se preferite potete fare come prima con l'ago e la mettiamo qui sotto. È tutto in verticale, non così, ma un pezzo sotto l'altro. E con il filo che abbiamo tagliato lungo giriamo intorno sistemiamo un po' i pezzi e tiriamo forte. Facciamo un paio di giri con il filo intorno al fiocco e verifichiamo di aver ottenuto la forma che ci piace e che
e che il filo passi effettivamente al centro. E quando ci siamo assicurati che la forma ci piaccia, facciamo ancora tutti i giri che vogliamo qui al centro per creare la parte centrale del fiocco. Una volta soddisfatti del risultato, infiliamo il filo in un ago e annodiamo sul retro. Il nostro meraviglioso fiocco è pronto. E questi fiocchi li possiamo fare di tutti i colori, ovviamente, ma anche di tutte le forme, più grandi, più piccoli, con proporzioni diverse, come in questo caso in cui il fiocco è più grande e le codine corte, oppure potreste fare le codine più lunghe rispetto alla grandezza del fiocco. Inoltre, a seconda del filato che utilizziamo, otteniamo risultati diversi. Questo, come anche questo che abbiamo lavorato insieme, è un filato abbastanza rigido e quindi anche il fiocco rimane decisamente in forma, mentre in questi due casi, per esempio in cui ho usato filati da maglieria, come vedete il fiocco è più morbido, rimane comunque in forma e secondo me è meraviglioso anche questo, però ha un risultato decisamente diverso. Quindi insomma sbizzarriamo la fantasia e utilizziamo tutti i resti di filati che abbiamo per fare questi meravigliosi fiocchi. Io li ho pensati come fiocchi per capelli e quindi adesso li agganciamo a un elastico per capelli. Ma gli utilizzi che possiamo fare di questo fiocco sono tantissimi. Per esempio, secondo me, potrebbe essere bello anche come fiocco nascita, magari farne diversi intorno a una ghirlanda con al centro il nome. Ma sono curiosa di sapere come utilizzereste voi questi meravigliosi fiocchi e quindi scrivetelo in un bel messaggio qui sotto al video. Per agganciare il fiocco all'elastico per capelli, con il filo che abbiamo tenuto lungo, dopo averlo fissato al fiocco, facciamo qualche giro intorno all'elastico. Annodiamo alla base e nascondiamo il filo attraverso il fiocco. E il fiocco per capelli con elastico è pronto. Io l'ho già provato e vi devo dire che lo trovo super sfizioso, esattamente come lo immaginavo. È un accessorio facile da fare, veloce, super simpatico, perfetto per una bambina, ma secondo me anche per un'adulta un po' giocosa, soprattutto nella stagione estiva. Fatemi sapere voi cosa ne pensate e soprattutto fatemi sapere quali delle due versioni vi piacciono di più, se questa un po' più rigida o questa un po' più morbida, se le farete per voi, per le vostre nipotine o se utilizzerete questi fiocchi in maniera diversa. Fatemelo sapere scrivendolo in un bel messaggio qui sotto il video. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!